Ciao a tutti, sono Davide del Pattino di Riccione. In questo video vi spiegherò cosa sono e a cosa servono i gommini o sospensioni per i pattini da pattinaggio artistico. Vi farò vedere come scegliere il modello adatto e come fare la sostituzione. I gommini sono la parte assemblata sulle crociere di un pattino che permettono i cambi di direzione a discrezione del pattinatore. Possono essere prodotti in materiali differenti, gomme naturali o elastomeri, avere colori diversi e durezze diverse. Solitamente i colori differenti identificano una durezza differente della sospensione che va scelta in base al peso corporeo del pattinatore. In questo video parleremo delle sospensioni per i telai da pattinaggio Rollline, essendo il fornitore, il produttore numero uno al mondo. Iniziamo col dire che per effettuare una corretta manutenzione del pattino le sospensioni vanno cambiate almeno una volta l'anno su qualsiasi modello o marca di pattino. Invece si possono cambiare molto più spesso se questi ultimi risultano rotti. Per quanto riguarda i telai Rollline abbiamo tre gruppi di sospensioni. Questi qui sono le sospensioni per i telai Variant F, Variant M o Variant C. Sono 4 tipi di sospensioni in gomma naturale. Si identificano in 4 colori diversi e 4 durezze differenti. Bianco fino ai 25 kg di peso del pattinatore, verde da 25 a 35 kg, marrone da 35 a 50 kg, gialli oltre i 50 kg. Questi qui invece sono i gommini in elastomero, un materiale molto più elastico della semplice gomma naturale. L'elasticità di questo materiale migliora la reattività sui cambi di filo e di direzione del pattino. Aiuta il pattinatore a trovare la giusta posizione in modo molto più preciso e in modo molto più veloce, molto più rapido. Queste sospensioni si dividono in 5 colori e 5 durezze. Il verde fino a 35 kg, il grigio da 35 a 45 kg, l'azzurro da 45 a 55 kg, il trasparente da 55 a 70 kg e il giallo oltre i 70 kg. Questo altro gruppo invece, il terzo, sono pressoché identici al modello di gommini presentato in precedenza, quindi sono sempre in elastomero, solamente sono da assemblare a telai Matrix, Matrix Steel o Evo, che sono telai 5 mm ribassati e quindi la sospensione più alta, quindi questa, sarà 5 mm più bassa rispetto a quelle presentate prima delle Mistral, delle Energy Titanium o Dense. E si differenziano sempre in 5 colori e 5 durezze differenti. E saranno però un pochino differenti rispetto a quelle presentate prima della Mistral, ad esempio. Il verde fino a 45 kg, il grigio da 45 a 55 kg, l'azzurro da 55 a 65 kg, il trasparente da 65 a 85 kg, il giallo oltre gli 85 kg. Adesso vi faccio vedere la procedura completa per la sostituzione di qualsiasi di queste sospensioni. Eccoci di nuovo qui. Adesso vi farò vedere il procedimento per la sostituzione dei gommini sui telai da pattinaggio. Questo qui è un telaio Evo della Rollline. Diciamo che la procedura per i telai Rollline è identica a questa. Se fossero altri tipi di telaio o comunque di altre marche, non sarà il procedimento identico, ma sarà molto simile. Più o meno in tutti i telai da pattinaggio di tutte le marche la sostituzione si fa in questa maniera. La cosa fondamentale da sapere quando si sostituiscono, diciamo prima che si sostituiscano i gommini, è sapere marca e modello di telaio, perché ogni marca, ogni modello ha misure di gommini differenti e il peso dell'atleta che andrà ad utilizzarlo per scegliere la durezza specifica dei gommini adatti a quel determinato atleta. Allora, per quanto riguarda i telai Rollline, si svita la vite di sicurezza superiore, 1 e 2. Ce ne saranno 2, una per il carrello anteriore e una per il carrello posteriore. Adesso sostituiamo tutti i 2 gommini del carrello anteriore. Essendo un telaio con la regolazione a scatti, sentiremo questo ticchettio, andremo a svitare il bullone a scatti, toglieremo tutta la crociera davanti con gommino superiore e piattello, andremo a sostituire il gommino inferiore, che sarà sempre quello un pochino più alto. Vedete, c'ha una scanalatura
una scanalatura, più che altro una forma, andremo a rimontare un altro gommino nuovo nella stessa identica posizione, rimonteremo la crociera e monteremo un nuovo gommino superiore nella parte ovviamente superiore della crociera. Anche questa avrà una forma specifica, quindi la parte con il labbro un pochino più piccolo andrà nella parte inferiore. Monteremo il piattello a scatti, di nuovo il bullone, stringeremo in modo che la filettatura del bullone del perno venga un pelo fuori. Dopo ovviamente la regolazione dello sterzo specifica dovrà farla l'atleta in pista, magari con l'aiuto dell'allenatore. Vite di sicurezza, ecco qua. Sostituiti i due gommini della crociera anteriore, facciamo lo stesso procedimento per la crociera posteriore, quindi vite dado di sicurezza, dado a scatto, crociera con gommino grande, sostituiamo, crociera, gommino più piccolo superiore, innestato, piattello, bullone a scatto, come prima andiamo a fare questa regolazione standard, vite di sicurezza. Ecco qui, abbiamo già fatto il cambio completo per un pattino. L'unica altra cosa che io controllerei sempre, è, una volta sostituito i gommini, è la regolazione del puntalino. Adesso vi faccio vedere cosa sono i puntalini. I puntalini sono questi perni qui, basculanti, che devono essere perfettamente fermi e la crociera, una volta montata, non deve fare il movimento verso l'esterno e l'interno del telaio. Lì all'interno della boccolina, dove c'è la boccolina, quindi il perno innestato nella boccolina, deve essere fermo, completamente fermo, senza giochi particolari. In questo caso non ha nessun tipo di gioco particolare. Possiamo rimontare tutto. Si procede nella stessa identica maniera anche sul secondo pattino e il gioco è fatto. Bisogna ricordarsi di fare questa sostituzione dei gommini almeno una volta all'anno, oppure quando uno dei due gommini si romperà e si vede benissimo perché si crepa. Ok, torniamo al tavolo. Eccoci di nuovo qui. E ricordatevi di fare questa sostituzione alle sospensioni almeno una volta l'anno, oppure quando e se le sospensioni si romperanno. La cosa fondamentale da sapere quando vengono acquistate queste sospensioni è il peso dell'atleta e il modello preciso del telaio del pattino. In descrizione vi metterò il link al nostro e-commerce dove potete trovare tutte queste sospensioni o comunque tutti i ricambi che vi servono. In descrizione vi metterò anche il nostro profilo Instagram e la nostra pagina Facebook. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Grazie a tutti, al prossimo video.